Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi parliamo di coltelli, sì, ma di coltelli da cucina. Eccoli qua, eccoli qua. Questi sono i coltelli da cucina che usa anche Giorgione, il famoso Giorgione, lo chef, che troviamo ogni tanto anche su Gambero Rosso. Adesso se me li fanno aprire, niente da fare, bisogna aprirli con qualcosa. Ecco qua i coltelli, finalmente li vediamo. Sono della Sanelli, ovviamente è un'ottima ditta italiana, ce ne sono di coltelli più top, ma diciamo che con un 60-70 euro oggi possiamo avere un set da cucina praticamente da professionisti. Quindi abbiamo un coltello da pane, abbiamo un coltello lungo, un coltello da chef e uno spelucchino. Adesso andiamo a vederli. Ed eccoli qua nella loro bellezza. Sono curioso di prendere in mano. Oh, questi hanno un manico comodissimo, antiscivolo, antisdrucciolo, e vi faccio notare che è un acciaio che viene utilizzato anche per i coltelli outdoor, quindi non più il solito 420, ma l'X50 CRMO 14, che ovviamente nell'outdoor si pone tra i livelli medi o entry level, mentre per i coltelli a cucina è sicuramente un top per gli inox, ovviamente. Allora, nel video che state vedendo o che vedrete fra qualche secondo, nel video che state vedendo in questo momento, vedete in azione lo spelucchino, il più piccolo della serie, che appunto lo si utilizza per sbucciare, pelare, tagliare l'aglio, tagliare la cipolla, eccetera. Anche se, a dire la verità, un bravo chef, mi dicono, utilizza sempre solo un coltello solo, solitamente questo che è il coltello da chef. Questo è il coltello da pane, anche questo adesso in questo prossimo video lo vediamo in azione. E poi ovviamente c'è il coltello lungo, questo va bene sia per il disosso sia per sfilettare carne, pesce, quello che serve, ma generalmente basta il coltello da chef. Solitamente la forma del coltello da chef è questa, ve la faccio vedere, o più similmente può essere questa. Anche questo è un coltello misto chef e verdure. Vedete queste ogivine, questi fori servono perché non si attacchino le verdure quando si taglia le patate, eccetera. Però io direi che con il kit base dei coltelli della Sanelli potete in cucina fare tutto quello di cui avete bisogno. Quindi non serve spendere migliaia di euro, non servono coltelloni eccetera, ma questi sono buoni coltelli che vi dureranno anni, e come vi dicevo tra i 60 e i 70 euro. Vi metterò il link di Amazon dove li potete trovare a minor prezzo. Avete il kit completo e non avete bisogno di nessun altro coltello. Vedete che lo spessore non supera i 2 mm, 2 mm e mezzo, per cui non sono coltelloni da spacco in questo caso. Nel caso l'unica cosa che mancherebbe a questo kit è un coltellone da spacco, quindi con uno spessore maggiore, tipo questo che inizia a essere di 3 mm, ma in linea di massima nella cucina in famiglia non se ne ha grandemente bisogno. Però se voi lo ritenete utile potete averne bisogno, ma anche col coltello da chef, che siamo verso i 3 mm, appunto, si può fare lo spacco per quello che è una cucina casalinga. Ovviamente parliamo, questi sono coltelli professionali e quindi si possono utilizzare anche nelle cucine professionali. Ovviamente, ripeto, questo è un kit base,
ci sono poi coltelli di dimensioni diverse o di spessori diversi, ma con questo si può fare tutto. Vediamo anche, riponiamoli quindi a posto, appunto il coltello da chef col quale si può spelare, vedete al posto del spelucchino si può utilizzare in questa maniera, e quello che consiglio io è prendere il coltello col quale vi sentite più affini come manualità, e come questo in cucina come nell'outdoor, e farci la mano, imparare a conoscerlo nei suoi pregi e nei suoi difetti e utilizzare sempre quello. Questo vi darà una manualità e una praticità di utilizzo che non avrete mai conosciuto prima. Questo è molto importante. Fra le altre cose, oltre a tagliare in questo senso, il coltello da chef potete usarlo tenendo la punta ferma, quindi facendo questo tipo di taglio qua, vedete? La stessa cosa dicasi per la patata, vedete? Ma potete anche sbucciarla semplicemente facendo scorrere la patata sul coltello, e anche qua potete tenere la punta ben ferma sul tagliere e fare questo tipo di taglio. Ci sono vari sistemi poi per utilizzare i coltelli da cucina. Questi coltelli hanno un'impugnatura molto comoda, morbida, possono essere lavate anche in lavastoviglie, anche se io sconsiglio il lavaggio in lavastoviglie. Come vi dicevo, sono fatti con acciaio, che adesso si utilizza per i coltelli di media qualità anche nell'outdoor, ma in questo caso diventa un'alta qualità nei coltelli da cucina, che solitamente sono fatti con acciai Triple 420, che è il famoso acciaio da pentole, o il 440C nei più fortunati. Poi ovviamente ci sono coltelli iper professionali o diciamo da super esperti che hanno caratteristiche migliori, costano 200, 150, 200 euro a coltello, un po' come i coltelli sportivi, ma non è il caso per una cucina di famiglia spendere quelle cifre, a meno che non siete proprio appassionati e non volete levarvi qualche sfizio. Ecco, spero di avervi introdotto e presentato una piccola linea di coltelli da cucina. Ripeto, non sono sponsorizzato, ma la Sanelli è abbastanza famosa, è italiana, abbiamo visto che il prezzo è buono, ovviamente non è un coltello, una cinesata oppure una spagnolata come gli Ernesto che trovate al Lidl, ma sono coltelli di una qualità maggiore, quindi un minimo di prezzo, un minimo di costo lo hanno. Si riaffilano facilmente, basta avere comprati insieme un acciaino come questo, non acciarino, acciaino, mi raccomando, oppure con qualsiasi pietra, però una passata sull'acciaino e vi durano filati un'eternità. Scrivetemi qua sotto nei commenti cosa ne pensate di questi coltelli da cucina, iscrivetevi al canale, mettete il like, condividete, mi raccomando, che è sempre un grande aiuto per il canale. A tutti nel prossimo video, ciao da Ermanno, ciao!